Fanciulli, buongiorno! Oggi vi porto a vedere gli elefanti, tra i pochissimi elefanti in libertà che si trovano in West Africa. Tutto questo sempre che io non uccida quella persona che si trova davanti alla fila, quindi non Daniel, non quell'altro con macete, quello più alto davanti a tutti. Perché ho l'istinto di ucciderlo? Perché mi ha fatto incazzare come una iena. Ora, se mi seguite da un po' sapete che qua su questo canale non si finge né in un verso né nell'altro. Quando c'è da essere felici come bambini, si è felici come bambini, quando c'è da essere incazzati ci si incazza. Ho cominciato a prendere contatti con l'organizzatore circa 5 giorni fa. Già dall'inizio ho visto che tirava una riaccia, perché messaggi miei così in cui chiedevo informazioni, spiegazioni eccetera eccetera, la risposta era tipo ok e nessuna delle domande prevedeva un ok come risposta. E vabbè, dovevamo andare venerdì, poi ho bucato, quindi non siamo riusciti, siamo andati sabato. Ci aveva detto che andava tutto quanto bene, perfetto. Arriviamo sabato, diceva no, non si può fare la visita oggi. Come non si può fare la visita? Vabbè, quindi dormiamo lì al campeggio disastrato, perché sono caduti gli alberi sopra i bungalow, quindi sta in condizioni pietose, accanto alla stazione dei forestali, possiamo chiamare così. Ok, andiamo lì, 80.000 franchi, circa 9 euro, un caldo feroce, stanza tutto sommato ok, il bagno è una cosa disgustosa, infatti non ho fatto riprese che mi faceva schifo solo a doverlo rivedere per fare le riprese, ma va bene, questo non ci crea nessun problema. Ci danno appuntamento per stamattina alle 7:30, noi precisi come svizzeri, 7:25 eravamo pronti, da lì ci mandano al paesino a 3 km di distanza, dandoci appuntamento col deficiente là davanti. Arriviamo, lui stava facendo riparare la moto, gli si era bucata la gomma. Ok, perfetto, è successo a me, capita a tutti, nessunissimo problema. Aspettiamo un'ora che riparino la gomma, perfetto. A un certo punto lui che fa? Mi si affianca e mi fa vado a mettere benzina. Ok, Daniele stava finendo di mangiarsi una cosa, io avevo già finito, quindi aspetto 30 secondi e poi mi incammino verso il benzinaio pure io, per paura di perdermelo. Il deficiente là davanti che fa? Finisce di mettere benzina e ingrana la marcia, prende parte. E io resto un attimo così, cioè lo vedo che si gira, gli faccio così e lui va. Resto un attimo sorpreso, vabbè, magari stai andando a comprarsi dell'acqua, non lo so. Dopo un minuto arriva Daniele, questo se n'è andato, che facciamo? Vabbè, ci incamminiamo a passo svelto e non lo vediamo. A che mi fermo? Mando un messaggio all'organizzatore, che ovviamente non ha il telefono acceso, quindi lo chiamo. Lui parla solo francese, io parlo francese come Totò, quindi per capirci, però ha capito dalle urla che c'era qualcosa che non andava, quindi chiama il deficiente e mi richiama e mi dice andate che vi sta aspettando per strada. Vabbè, ripartiamo. Io intanto fumavo dalla rabbia. Dopo almeno 10-15 km lo troviamo fermo a bordo strada, che si era fermato solo perché l'ha chiamato il capo, se no manco si fermava. Lui beato come se niente fosse, col sorriso. Io scendo dalla moto e comincio a urlare come un pazzo, in italiano, in romano, in inglese, in qualunque lingua che mi usciva in quel momento, e lui sorrideva. Io non so cosa mi ha trattenuto, forse solo il fatto che è il doppio di me. Comunque, ok, adesso va tutto bene. Ho fatto una seduta di yoga e 2 di psicoterapia e sto abbastanza meglio, anche se questa videocamera sul selfie stick a mo' di mazzata a baseball mi fa venire moltissima voglia di interrompere la registrazione e riprendere un secondo dopo col sangue che scola sull'obiettivo, ma va benissimo. E quindi dicevo, adesso andiamo a vedere gli elefanti, quindi tra pochissimo mi azzitto perché non vorrei farli scappare, sennò oggi veramente c'è un casino. Scusate il fiatone, siamo in salita. Almeno diamo un senso a quelle 2 strisce della sigla che dicono wildlife, perché finora le wild abbiamo visto solo le capre e qualche scimmietta.
Anh bắp được qua đi của quý anh. Cotture, questo macete, poi poi mi tira il macete in faccia. Io non ho capito se stanno facendo un po' di scena o se è veramente difficile trovarli. Gli elefanti hanno il collare GPS, loro hanno il GPS in mano, ti aspetti, dico che li trovi a primo colpo, che pure quelli cammineranno, però Sao ăn bao là bác? Đi shop không sao nữa? Ok. date le dimensioni di questo termitaio a confronto con le altre persone. Pare si chiami John. John, non facciamo scherzi. Small. Ah, Small questo. Ci abbiamo Big John pure. Ok. Quindi questo è Small John. Small John, non fare il permaloso, eh. Allora, tutto mai. Il papà John, non facciamo scherzi. Sposta gli alberi per niente posto. Io non lo so se questi ridono, ci sarà abituato, questo è un po' quasi come allo zoo secondo me, eh. Dio di verità. Ok, abbiamo tirato la corda abbastanza. Devo dire, giornata partita male, però finita molto bene. Anche se era solo il piccoletto, perché qui di solito ci sono il grande, lo chiamano John, quindi sarà il padre, e John piccolo. Qui era John piccolo, ma tutto era tranne che piccolo. L'attaccatura della proboscide larga così, faceva un po' il timido lì in mezzo agli alberi, quindi veniva voglia un po' di avvicinarsi. Loro stavano tranquilli, quindi insomma, voglio sperare che se fosse stato seriamente pericoloso ci avrebbero fermati. È emozionante. Comunque ritrovarsi a 5 metri da 4-5 metri da un elefante che poi secondo me stava anche un po' giocando con noi, perché a un certo punto ha cominciato a estirpare rami, tronchi, a spaccarli, a lanciarli per aria, però sembrava un po' un gioco per mostrare i muscoli, mettiamola così, forse anche per farci divertire un po'. Poi delle volte mi ha caricato, però insomma, da quello che ho visto in altre situazioni sia dal vivo che nei video, se un elefante carica, non è che sta lì a giocare. Cioè, una volta che è partito parte. Questo invece partiva, faceva 4-5 metri, tirava via un po' di alberi e poi tornava indietro. Bello.
Thank you.